Cari amici e cari amiche, buongiorno. Siamo ancora qui per incontrarci, per parlarci e per raccontarvi soprattutto delle cose. Ormai Aulicus Classics, nella sua collezione, ha superato il traguardo delle 150 pubblicazioni discografiche e devo dire che, dovendo fare il punto di questa iniziativa che io ho varato ormai 4 anni fa, a questo punto devo dire che i risultati, stante naturalmente tutte le limitazioni che il mercato della musica classica ha da un punto di vista discografico, comunque i risultati sono chiaramente positivi. E allora a questo punto qui io ho trovato giusto e anche molto interessante convocare qui con noi quello che è stato il cervello creativo di Aulicus Classics, il maestro Rosella Clementi, insegnante di musica da camera al Conservatorio di Napoli, musicista, sound engineer, bravissima perché fa delle cose straordinarie in sala di registrazione, e poi abbiamo naturalmente il maestro Dorossi, e quindi abbiamo pensato di avere Rosella con noi per rivolgerle una serie di domande, per farci spiegare meglio da lei e rivivere come è nata Aulicus Classics. Benvenuta Rosella. Buongiorno Romano, buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Quindi spero che il mio cappellotto ti abbia presentato nella... Chiaro, sì. Voglio dire, eccetera. Perfetto. Però a questo punto i nostri ascoltatori, spettatori vogliono saperne di più. Vogliono sapere, ma come è nata questo discorso di Aulicus Classics? Lo vuoi raccontare? Intanto buongiorno a tutti, buongiorno Stefano, buongiorno Romano. Sì, ti ho detto Romano, ma perché non ampliamo uno spazio nella Flipper di musica classica? Siccome io ritengo, Romano, che tu come imprenditore hai 3 qualità fondamentali, una che è la visione verso il futuro, ed è una cosa molto importante, poi sei audace. È coraggioso, Stefano, tu che lo conosci da tanti anni. E poi hai un approccio umano, che per me è una qualità estrema, che è una parola generica. No, però tu anche all'interno... Mi fai arrossire. No, all'interno anche della Flipper, con i tuoi collaboratori, insomma, hai sempre un rapporto di dialogo, di ascolto, simpatico, che ovviamente corre parallelo alla richiesta di efficienza, cioè, naturalmente. Non è che ci sbilanciamo. Un simpatico vecchio volpo. Ecco, come si potrebbe dire. E tu Stefano lo conosci da? Da 50 anni. 60 ecco, anni. da 60 anni. Ma infatti è con lui che io ho fatto il secondo disco della mia prima etichetta che si chiamava Canopo. Quindi Un disco di musica per bambini. Figuratevi voi. 1967. Eravamo bambini anche noi in realtà, oltre ai destinatari del disco. E niente, quindi chiaramente appunto per queste qualità, Romano, ti chiamerò Romano, Sì. ecco, chiaramente, hai detto sì. Certo, proviamo. E allora insieme abbiamo deciso di coinvolgere artisti che io già conoscevo precedentemente, molto importanti, che insomma hanno inciso per importanti case discografiche, i quali hanno proprio accettato subito. L'iniziativa gli era piaciuta e questa cosa chiaramente da subito ha dato un reverbero, insomma, artistico, ovviamente importantissimo, di un certo livello. E quindi di conseguenza poi Aulicus Classics non è solo stato un piccolo spazio all'interno della Flipper, ma ha acquisito una fisonomia sua molto importante. Esatto, no? Esatto. Appunto, è diciamo diventata un pianeta anche a sé stante, no? Così. E quindi questo è stata una cosa molto importante, quindi, Certo. e poi in pochi anni. Beh, se tutto tu ci pensi, sommato, in fondo 4 anni 4 fa anni neanche, 4 anni neanche. scarsi. Esatto. 4 anni scarsi, Esatto. E dobbiamo ringraziare il pianista Sebastiano
brusco che ha favorito il nostro incontro. Sì, perché Sebastiano, se posso raccontare questa Certo, piccola un piccolo cosa, aneddoto, mi certo. contattò, io non lo conoscevo, per fare proprio un lavoro di post-production discografica. esatto. E poi mi disse, guardi, questo disco deve essere recapitato al signor Di Bari. E io, questo stiamo parlando del 2018, 19. esatto. E quindi poi lì ci siamo conosciuti e vabbè, poi lui poi mi ha piano chiesto piano. qual era la mia attività, poi sono diventata compositrice in Flipper, vabbè, insomma è nato un rapporto. Posso, scusami, aggiungere che Brusco te l'ho presentato io. Esatto, il cerchio, il capito? triangolo no, non l'abbiamo considerato, invece sì. Sebastiano È me proprio l'hai presentato te, lui infatti. ha Pensa che io non lo presentato sapevo la che tu, bella. Stefano, avevi Certo. presentato. Sì. Ah, ecco. Perché lo seguivo quando lui fece una breve stagione di musica da camera nella sacrestia del Borromini alla Chiesa Nuova. Ah, sì, sì. Parlo di almeno 15 anni fa, una cosa del genere. Poi forse ti ho portato a uno dei concerti, no? Mi pare, Ricordo. sì, mi pare. Però Ma lui è una persona talentuosa. Molto è talentuoso. un bizzarro, È un come bizzarro. come sì, deve sì. essere un solista. Sì, Certo, sì. esatto, Bizzarro, esatto. sì, sì. E allora a questo punto ti chiedo, ma c'è una filosofia di fondo nella tua linea artistica che hai praticamente inserito nel discorso Aulicus Classics? Beh, allora, diciamo, fondamentalmente diamo uno spazio importante a tutto ciò che è un repertorio inedito. Ecco, Questo ha un grande valore nell'ambito musicologico, certo. no? E poi soprattutto l'interprete giovane ha più luce se si espone, no, con un repertorio inedito e non con un repertorio strainciso Da tutte le parti, da grandi che non ci esecutori. interessa. Anche perché noi non vogliamo competere con le grandi multinazionali che fanno ancora certo, che hanno poi Toscanini, incisioni, certo. che hanno incisioni, per carità, di Certo. grande prestigio, ma loro occupano un certo settore nel campo della musica classica. Noi ci siamo trasferiti in un'altra area. Sì, giusto? peraltro noi abbiamo avuto anche artisti famosi come Paolo Beltramini, che per esempio ha fatto un'incisione di Gustav Jenner, del trio per clarinetto, corno e pianoforte, che era una prima incisione mondiale, quindi non è che soltanto il giovane, diciamo. Oppure abbiamo per esempio fatto l'integrale Il violinista di Barison, di Barison. con Fabrizio Falasca. Eccezionale. E abbiamo inciso tutta quest'opera meravigliosa di Barison, questo violinista che è stato anche direttore artistico del Teatro di Trieste, che era una raccolta pregiatissima. Certo, E che esatto. noi, quindi, E poi abbiamo anche altri esecutori che tu hai presentato. ne abbiamo che hanno tanti, fatto- abbiamo Giovanni Punzi. Hanno fatto degli scavi archeologici e hanno ritrovato delle cose di Paganini che erano inedite. Luca Fanfoni. Luca Fanfoni, capito? Sì, Luca Quindi- Fanfoni, che è un musicista a tutto tondo, lui Certo. dipinge, lui Fa suona tutto, meravigliosamente il violino ed è un grande raccoglitore di materiali Esatto, storici, infatti. per cui ha una conoscenza incredibile Certo, musicologica infatti, e in mezzo alle sue cose ha trovato degli inediti di Paganini che noi abbiamo pubblicato, Esatto, quindi esatto, insomma esatto. particolare. Stefano, vuoi fare qualche domanda tua, Rosella? Ma io veramente, nella mia veste dello scapestrato del duo, perché tu sei quello serio, l'editore, io sarei quello serio. che porta delle notizie strane sui compositori, eccetera, eccetera. Potrei chiederti chi delle persone che tu hai avvicinato, degli autori o degli esecutori, ti ha creato più rogne? Allora, questa è una Senza fare i domanda. nomi, oppure falli se vuoi. Allora, senza fare i nomi non allora non ha posso. senso. Diciamo, posso dire una cosa, che in questo lavoro che faccio io, tra parentesi, con un team di persone che sono preziosissime, e voglio fare una piccola parentesi perché noi siamo un gruppo di persone che Certo. chiaramente coordinate da Romano, che però ognuno ha un suo ruolo ben definito, no? Però in questo tipo di organizzazioni sono molto complicate perché tu devi coinvolgere l'artista, decidere il repertorio, andare in sala di incisione, in tutto questo iter escono i problemi caratteriali delle... Lì volevamo Inevitabilmente. Ora, non voglio fare nomi perché poi le stesse persone... No, ma perché
ci sono state delle persone che hanno creato molte difficoltà, ma che al tempo stesso poi, appunto, con quell'approccio umano che ci trasmette Romano, perché io lo osservo moltissimo nella sua gestione imprenditoriale, no? Perché vuol dire tanto, perché un imprenditore, per esempio anch'io che ho un ruolo, insomma, di coordinatrice, no? Nel tuo piccolo. Nel mio piccolo, però importante è risolvere i problemi. Esatto. Quindi quando arriva l'onda del problema, inutile specificare diciamo, di quale materiale, sì. diciamo, no? Di qualunque, no? Sia nell'ambito musicale o caratteriale, o persone anche che usano termini che magari non sarebbero neanche tanto idonei, no? Però noi cerchiamo sempre di smussare gli angoli. ammorbidire e poi andare alla risoluzione del problema, perché Li hai risolti tutti i problemi. tutti, Ecco, molto bene. ma non Questo solo è io, chiaro. anche poi i miei collaboratori hanno naturalmente, assunto chiaro, questo certo, la atteggiamento. squadra poi che conta, certo. Quindi, Gli sì, scogli sono stati superati. ce ne sono stati Ce ne sono parecchi, stati, beh, è parecchi, inevitabile, parecchi. no? Ma basta semplicemente, per esempio, organizziamo un'incisione, noi usiamo sempre strumenti, pianoforte, no? Per esempio, sempre eccellenti. Ci sono artisti che si incagliano sul timbro di un suono, nel sovracuto, e quindi, cioè, no, ci sono miliardi di problemi che sorgono, però noi cerchiamo sempre disponibilità, amorevolezza Certo. e risoluzione. Anche perché è l'unica strada, direi. Il conflitto non porta da nessuna parte. No, ecco, cerchiamo sempre di risolvere. Ecco, E infatti. poi anche perché i problemi di carattere vanno quasi sempre ad accompagnarsi a una genialità di un qualche genere, no? Certo, ma per esempio lo stesso Romano ha risolto tanti problemi contrattuali, Sì, che sono problemi più formali. Beh, dovuti alla mia esperienza, Certo. Dopo non so quanti anni. se tu consideri che io sono entrato nel campo della musica nel 1960, quando sono entrato all'RCA, quindi sono, 55 anni, 60, quindi mi sono fatto Sono 65. ho avuto l'opportunità di crearmi, di autocrearmi una base di conoscenza anche giuridica, direi, che mi ha aiutato Soprattutto. tante volte a risolvere dei problemi anche diplomaticamente, se vuoi. Assolutamente, ma ci Quindi sono è stati stato casi fondamentale, difficili in capito? cui Anche lui ha casi proprio difficili, risolto. dove un'altra persona magari aveva mandato tutto all'aria. Io invece ho negoziato un po' di qua e un po' di là e ho trovato delle soluzioni che poi alla fine andavano bene a tutti. Certo. E quindi, come vedi, Ma lo scontro non porta, non produce, invece... Ma a questo riguardo io vorrei anche dire che questo approccio ha favorito delle collaborazioni preziosissime che noi abbiamo, che abbiamo creato in questi 4 anni. Una è l'acquisizione del fondo Amadeus con i Gaetano Sant'Angelo e Riccardo Sant'Angelo, in cui tu hai gestito in maniera egregia l'aspetto contrattuale, perché insomma è una cosa delicata, no? E che stiamo acquisendo tutto il fondo. Certo. E poi l'Associazione Scarlatti di Napoli. Anche quella. Quindi insomma, abbiamo 2 preziosissime collaborazioni. Certo. Senti, vedo che mi segnalano una domanda importante forse, che dice: oggi la musica si ascolta ovunque. Come si bilancia la necessità di un'innovazione digitale con l'importanza di un prodotto fisico di alta qualità per l'appassionato? Allora, questo è un tema delicato perché oggi come oggi l'ascolto medio viene fatto con apparecchi che non sarebbero finalizzati a un ascolto, no? Certo. Perché sono o cellulari o tablet o computer. E vi confesso che gli stessi artisti, quando devono supervisionare un master, insomma, che deve andare in pubblicazione, siccome stanno in tournée in tutto il mondo, girano, non è che stanno a casa, li ascoltano dal cellulare. Cioè, quindi loro sono i primi. Sono i primi. Giusto. Tra l'altro, però, al tempo stesso noi abbiamo anche un settore di mercato che invece ha l'alta fedeltà. Esatto. Quindi gente che si mette a casa con l'impianto di alta fedeltà e vuole ascoltare la qualità. Quindi il lavoro che noi facciamo, sia in master che noi acquisiamo, sia in quelli che noi realizziamo, è di avere una media alta su tutti i diffusori. Quindi noi proviamo, quindi ricerca di qualità alta, ma lo proviamo sulla macchina, lo proviamo sul cellulare, lo proviamo su casse di alta fedeltà e
cerchiamo una media, certo. cerchiamo di lavorare così. Sì, e questa è una tua virtù nella tua qualità di sound engineer, che sì. riesce a trovare, è lei, capito? Lei fa tutta questa chiacchierata, ma in fondo è lei che riesce a trovare il punto di incontro qualitativo, che riesce ad accontentare Sì, tutti. anche, diciamo anche che io collaboro con due tecnici preziosissimi che sono Simone Sciumbata e Fabio Ferri, che cito e ringrazio, e noi siamo un team chiuso, cioè nel senso è importante avere i collaboratori giusti. Mi sembra, no? Ma a proposito di questo, voglio ricordare una cosa del mio passato, quando frequentavo la RCA, Sì. dove negli anni 60 e 70 era il fulcro della musica, soprattutto leggera italiana. Mi ricordo che in questi studi clamorosi c'era la sala A grandissima. Diventati oggi un deposito di scarpe, Che bello. un magazzino di scarpe. Comunque lì c'erano, nelle cabine di ascolto e di registrazione, c'erano degli altoparlanti giganteschi, meravigliosi, fantastici, sui quali si faceva tutto il lavoro, no? Per cui la materia doveva essere il massimo della perfezione. Poi alla fine di tutto, del mix, come dicevi tu, l'ascolto veniva fatto su degli altoparlantini scadenti, proprio per vedere se nel Anche in potenziale condizioni ascolto difficili di bassa c'era qualità, poi, c'era il prodotto. certo, la qualità è certo. Beh, è anche vero. perché io penso che l'80% degli ascoltatori oggi- fruisce naturalmente. attraverso questi No, sistemi. ma anche perché, In automobile. scusa, sì, ma sì. se tu pensi che oggi, se vuoi acquistare un lettore CD e vai in un negozio, non lo trovi, Certo, ormai. perché ormai è stato messo tra oggetti di museo, oggetti sì, da no, ma museo. infatti E sta hanno tolto cambiando. anche i lettori CD dalle automobili. Sì, sì. Anche dai computer, quello. veramente. E anche dai Sì, computer, capito? Quindi Bisogna comprarsi dei supporti Per cui esterni. infatti questi pochi appassionati che esistono, anche loro hanno difficoltà, ma hanno comunque delle attrezzature tecniche, magari un momentino superate, ma che sono state le ultime di quella generazione tecnologica. Certo. Capito? Quindi è importante però comunque che ci sia questo bilanciamento. Sì, è un approccio proprio di Certo, ricerca, ecco, certo, di equilibrio. Certo. Ah, ecco, questa è anche una buona idea. Come individuare i musicisti e l'ensemble con cui collaborare? C'è un'enfasi particolare sui talenti emergenti o sui collaboratori con nomi già affermati? E allora, come dicevamo all'inizio, diciamo, noi abbiamo iniziato col piede giusto, perché abbiamo coinvolto gente famosa, Certo. che ha fatto sì che il decollo è stato insomma, di un Certo, certo livello. esatto. La cosa piacevole è che questi artisti hanno continuato poi a collaborare con noi. Cioè, perché si sono trovati Si bene, sono trovati evidentemente, bene. no? E quindi questa è stata una cosa buona. E di conseguenza, chiaramente oggi come oggi ci arrivano molte proposte, Certo. no? Di artisti giovani, ma noi diciamo nel principio anche di Aulicus abbiamo come statuto diciamo di dare spazio, no? Certo. Alle giovani promesse, Certo, perché è naturalmente. fondamentale. Certo. Per cui arrivano tantissime proposte e la valutazione è sicuramente non andiamo a ricercare la fama in quel caso, perché Certo. sei un giovane emergente, Certo. ma il repertorio che presenta. Certo. Quindi o repertori inediti, pochi incisi, particolari esecuzioni, Certo. per Anche esempio. particolari esecuzioni. Particolari certo. esecuzioni che Certo. può succedere, per esempio, è successo nella musica antica, che l'esecutore è andato a ricercare con uno studio musicologico la risoluzione di alcuni abbellimenti che non erano stati mai realizzati in quel modo, Esatto. esatto, ma che veniva richiesto effettivamente dal compositore in partitura. certo, Quindi uno studio attento certo. che ha fatto sì che noi abbiamo delle incisioni che presentano queste peculiarità, Certo. diciamo. Ma io vorrei dire di più su questo argomento, che io ti devo ringraziare perché tu hai introdotto nel nostro catalogo questa particolare categoria musicale che si chiama Modern Classical Music, Sì. appunto per dare sfogo, no? Sì. Per incoraggiare i giovani, veniteci a raccontare, fateci sentire quello che sapete fare, sia a livello compositivo che a livello di esecutore.
Sì. giusto? Sì, sì, è una categoria, noi l'abbiamo pensata a Aulicus in maniera trasversale, perché è una Certo. qualità dell'etichetta, perché attraversa vari stili, no? E la Modern raccoglie, diciamo, compositori giovani che compongono musica originale, loro, Certo. che a volte la realizzano o anche come esecutori oppure con ensemble esterni. E in stile però, cioè, sempre con un mood classico, cioè non è che noi importiamo pop, assolutamente, no? E questo ha dato un grande respiro, un grandissimo respiro, cioè abbiamo tantissimi compositori bravissimi che hanno inciso per noi, che fanno colonne sonore. Certo, come no, assolutamente. Quindi Beh, ma se io stavo facendo un calcolo statistico ai dischi pubblicati e ho visto che quelli etichettati come Modern Classical Music sono più di 30-35 album sì, pubblicati in fino realtà ad sono oggi. 37 per l'esattezza. Ecco, quindi praticamente questo vuol dire che il 35-40% del Sì. nostro catalogo è costituito da questo tipo di musica Sì, sì. innovatrice, chiamiamola così. Innovatrice, assolutamente innovatrice. Giusto. Quindi è una cosa molto preziosa. Stefano, tu che questa. gli chiedi ancora? No, stavo Quale volevo altra aggiungere curiosità? qualcosa a quello che dicevate. C'è anche un effetto, diciamo, di reciproco sostenimento e lancio da parte dell'editore nei confronti dell'autore, che è sconosciuto, quindi ha bisogno di essere lanciato, ma poi delle volte succede, che ne so, pensa a chi ha editato la sagra della primavera di Stravinsky, Cioè, all'inizio. che è la Certo. composizione che serve a spingere l'edizione. Assolutamente. Quindi praticamente ognuno giova Ma all'altro, certo, ma è logico. soprattutto se l'intuizione del Certo. compositore giusto è Certo, quella giusta, certo, perché naturalmente certo. se promuovi Certo. dei compositori scadenti non funziona, però fra tanti e se c'è Sì, ma infatti questa nostra politica, chiamiamola così, deve essere secondo me incrementata. Sì, sì. Dobbiamo aprire le porte certo. alle nuove idee, Certo. a giovani esecutori, compositori, Sì. perché soltanto così si crea. Sì, certamente poi ci sono i concorsi musicali che fanno a destra e a sinistra, però non tutte le persone valide e talentate vanno alla manifestazione ufficiale, magari vorrebbero, però sono timidi, non gli va di esporsi alla critica, eccetera, e invece magari potenzialmente sono delle grosse miniere, chiamiamole così, di idee musicali. Sì, io poi vorrei dire una cosa, che in realtà il giovane compositore ha un interesse forte a venire in Aulicus, perché a parte è difficile che una major accolga una pubblicazione di un autore, seppur bravo, però magari sconosciuto. Certo. Ma noi, cioè voi, nel senso Certo, Flipper, no, certo. cura un mercato, che questa è una cosa fondamentale che avete forte così solo voi a livello internazionale, che è quello della sincronizzazione. Ah, come no. Quindi questo io vorrei sottolinearlo, perché il compositore giovane, bravo, che fa musica bella, ha un interesse suo di venire con noi e noi di accoglierlo, perché noi mettiamo tutto su un circuito che tu hai costruito in 60 anni nel mondo. Hai ricevuto anche un Oscar a Los Angeles per questo come miglior casa di produzione, quindi questa è una cosa centrale. Non tutte le case discografiche ce l'hanno. Ma infatti oggi come oggi noi abbiamo un network di 30 paesi nel mondo, dove noi abbiamo dei subeditori e noi a questi subeditori forniamo mensilmente tutte le novità che noi pubblichiamo anche nel campo della musica classica. Certo. Abbiamo fatto per esempio adesso questa strategia di fare queste playlist tematiche ed emozionali per rendere più facile l'ascolto e la scelta dei brani musicali in caso di sincronizzazione. Ma anche semplicemente il discorso dell'ascolto è importantissimo. Perché? Perché prima tu avevi degli stati, cioè stati emotivi generali in cui dice vorrei un po' di musica, mi rilassa, le cose. E allora devi cominciare a pensare quale compositore, per esempio Chopin, Mozart,
Adesso vai sulle nostre playlist, misuri il tuo umore e scegli la playlist più confacente al tuo stato d'animo. Solo musica classica. E lì non conta solo la scelta della musica, ma anche quella delle parole per suggerirti. Esatto, capito? La comunicazione. Esatto, è fondamentale, mal di capito? stomaco, per Certo, dire, uno non ci pensa, ma invece... Ma infatti, per esempio, abbiamo fatto anche delle selezioni strumentali di musica classica, dove per esempio ce ne sono alcune che sono venute incredibilmente bene. Per esempio abbiamo fatto un paio di pianoforti, dove ci sono tutti i compositori che hanno fatto brani solo per pianoforte, classici, meno classici, moderni, semimoderni. Il risultato è straordinario, perché tu ti metti lì e senti il pianoforte a 360 gradi. Sì, è stata un'idea di comunicazione anche commerciale importantissima. Beh, io a questo punto dico che ti abbiamo preso un sacco di tempo. Io sto qui con grande piacere. Ecco, e allora a questo punto, per chiudere, come il nostro regista suggerisce, se si potesse inviare un messaggio diretto, chiaro e conciso a tutti gli appassionati di musica classica del mondo, ed in particolare ai membri del nostro Aulicus Classics Club, su che cosa Aulicus Classics rappresenta oggi e cosa promette di essere per loro in futuro e quale sarebbe. Beh, la domanda impegnativa. Allora, la domanda è molto complicata. Allora, la prima cosa che mi viene in mente, diciamo, che la musica è un patrimonio mondiale dell'umanità. Certo. Quindi accompagnato le culture di tutti i popoli nel mondo, le religioni, i conflitti, gli stati d'animo, diciamo, quindi insomma è un patrimonio che va preservato. E come va preservato? Allora, secondo me ci sono appunto gli ascoltatori, Certo. chi ama la musica, chi la pratica, ma anche gli ascoltatori hanno un ruolo fondamentale, perché sono coloro che hanno anche sempre finanziato, no? Esatto. E dall'altra parte ci sono figure come la nostra, diciamo, che in realtà producono materiale. Certo. No? Quindi, diciamo, il messaggio è che cerchiamo tutti sempre un impegno nella passione di mantenere vivo questo patrimonio, di preservarlo, no? Sicuramente inseguendo anche le mutazioni tecnologiche, perché no, cosa succede? Che adesso ecco, il CD insomma si vende meno, non c'è più argomento. Ecco, però dobbiamo argomento. Adattarci alla trasformazione esatto. gradatamente. Beh, ma tu pensa che io e Stefano, per esempio, abbiamo visto il vinile e il 45 giri, poi è venuto il CD. Poi c'è il digitale. Ma le cassette anche. Poi le cassette le audiocassette. audiocassette. Poi c'è stato il digitale all'inizio del 2000, 2001, 2002. La prossima frontiera, secondo te, quale sarà? Questa è una domanda. Sotto la pelle e tanti saluti. È la trasmissione attraverso l'intelligenza artificiale, che però devo dire che se un piccolo commento, cioè se l'intelligenza artificiale riesce a risolvere delle situazioni musicali nell'ambito un po' più leggero, di sottofondi e pop, nella musica classica attualmente non è in grado assolutamente di poter riprodurre interpretazioni e repertori. Per ora. Non sappiamo adesso, nel futuro non lo possiamo sapere. Però intanto la qualità è molto migliorata. Ti ricordi, in confronto alle musicassette, la miglior musicassetta rispetto a un CD, anche un MP3 che non è il massimo, è orribile, no? Si perde tutto. Non so, dei miei amici appassionati della Callas, tutti mi dicono ascolta la Callas, effettivamente sono delle interpretazioni straordinarie, ma la qualità dell'ascolto, che non è neanche stereo, è orribile. È orribile, certo. Tu ascolti queste registrazioni piatte dal punto di vista tecnico, naturalmente. Lo so. Pensa che cosa sarebbe con i mezzi di adesso. Quindi
siamo andati verso il meglio. Assolutamente, Dal certo. punto di vista E tecnico. si andrà sempre, Certamente. ci sarà sempre, come dire, Appartamenti sempre più piccoli, sempre più funzionali. sì, ma anche le grandi Le casse che giganti, c'erano degli una volta, armadi non al ci sì, sono muro, più. sì. praticamente. Certo. No, ma anche le Questo è riprese, la tecnologia della ripresa audio, i Assolutamente. microfoni, Certo, insomma. Però in quel caso noi abbiamo un patrimonio perché ascoltiamo la Callas e certo. tante altre Certo. grandi, Per per perché fortuna. andando indietro di soli 50 anni non c'è Esatto, più niente. non c'è più quindi- Assolutamente, c'è il vuoto più C'è assoluto. molto, dai. Infatti. Certo. Ti ringraziamo molto per essere stata qui con noi. Grazie a voi, ti seguiteci auguriamo un sempre, mi raccomando. Ti auguriamo un buon lavoro, Grazie. alta qualità creativa che ti è poi grazie. connaturata e a presto risentirci A presto. e poi ci rivediamo Prestissimo, grazie, un Grazie saluto a tutti voi, è stato un piacere. Speriamo di non avervi annoiato con questi nostri dilungamenti, ma abbiamo cercato di esprimervi, come dire, un certo sesto senso. Quanto No? siamo andati avanti secondo te? Una buona mezz'oretta, vero? Ditecelo. Sì, ecco, fanno cenno di Siete chiacchieroni, ecco. molto. Vabbè. Grazie, arrivederci.